c'è storia! Il derby è solo Inter, un 2023 pazzesco, abbiamo demolito ancora una volta il Milan, 5 derby su 5 vinti nel 2023, con 5 gol stasera, 5-1 l'Inter vince, 12-1 in 5 derby in quest'anno, non c'è mai stata storia in questo 2023, in questo derby, risultato clamoroso in una partita che è stata per alcuni momenti equilibrata, in alcuni momenti l'Inter è stata messa alla prova, ma questo dà ancora più valore alla grandissima vittoria che ha fatto ancora una volta vedere come quest'Inter per me rimane comunque di un altro livello, soprattutto sulla gara secca contro questo Milan, anche a livello di alternative, di quantità e qualità delle alternative a disposizione di questa Inter, un risultato clamoroso, Simo, per un derby che vabbè, Pioli aveva detto, l'hai detto più volte anche tu, voleva il possesso palla, glielo abbiamo dato, e tietelo il possesso palla, com'è che si dice? Noi ci prendiamo il 5-1, peccato non giocare in maniera così internazionale come fa il Milan, io penso che tanti milanisti si saranno divertiti, comunque un 70% di possesso palla direi è un ottimo risultato, l'Inter vince 5-1, clamoroso, io mi sono divertito di più però mi sa. Io sono ancora senza parole. Cioè, era il quinto derby dell'anno solare, potevamo andare nella storia, è proprio il derby perfetto, il completamento perfetto. Peccato veramente per quel gol subito, perché sennò sarebbe stata l'apoteosi totale. Ma è una partita clamorosa. E la cosa che mi fa ancora più contento è che, come hai detto bene, non è stata la partita perfetta dell'Inter. Questo è veramente significativo se tu guardi il risultato. E questo è un motivo in più per essere, secondo me, contenti per come è finita la serata. Poi, tra l'altro, lo vedo adesso nelle immagini, perdonami, ma cioè Frattesi è entrato con un obiettivo: voglio fare gol, voglio incidere in questo derby. Si è messo a dare frecciatina a destra manca, state zitti, così. Alla fine ce l'ha fatta, si è tolto pure la maglia per risultare da quanto ci teneva. Questa Inter ci fa divertire, ma proprio tanto, tanto, tanto. Ci fa divertire tanto, va in vetta alla classifica da sola, unica squadra a punteggio pieno in questa Serie A con 12 punti conquistati, tante note positive di cui adesso parliamo, le approfondiamo. Simo, io non direi le azioni perché penso che gli highlights di questa partita dureranno più o meno come l'Oppenheimer, come quello che c'è stato, quindi non farei tutta l'analisi di tutte le azioni che ci sono state. Mi limiterei, se sei d'accordo, a commentare i momenti della partita, poi in un contenuto a parte faremo le pagelle, parleremo dei singoli e parleremo un po' di tutto quello che è stato anche dal punto di vista tattico. Io vorrei sottolineare un Inter che ha concesso al Milan il controllo del gioco, il controllo del pallone e ha saputo attendere, ha messo in evidenza secondo me la sua doppia anima, e questa è la cosa che mi incoraggia molto, quella che se c'è da giocare, se c'è da controllare il pallone, gli interpreti e il gioco ci sono per farlo, se c'è da tenere, soffrire, colpire in contropiede o in ripartenza o comunque in maniera più verticale, ce l'hai lo stesso e l'hai fatto vedere oggi davvero in maniera clamorosa. Oggi il gol arriva addirittura dopo 5 minuti, quindi addirittura abbiamo migliorato i 7 minuti famosi del derby di Champions. Nella fase centrale l'Inter sta soffrendo un pochino, eppure nel momento in cui si stava un pochino soffrendo arriva il raddoppio, arriva il 2-0 e soprattutto però nel momento più difficile, dopo aver subito il 2-1, questa è la cosa che mi fa che mi incoraggia di più, la cosa che mi fa più piacere. Subiamo il 2-1, è il primo gol che prendiamo in campionato, peccato, ma ce ne facciamo una ragione. I cambi danno subito una scossa importante. Complimenti ad Inzaghi per il coraggio di sostituire Barella, perché non è da tutti comunque sostituire un elemento così importante, ma poi Mkhitaryan si vedeva che ne aveva di più e Frattesi è entrato molto bene. Tutti i cambi sono entrati bene e l'Inter, io Simo dicevo, l'ultima cosa che voglio testare di questa Inter è l'abilità mentale di reggere quando sarà in difficoltà, quando non andrà tutto liscio come è andato nelle prime 3 giornate. Oggi non è andato tutto liscio come nelle prime 3 giornate, sei stato in difficoltà, hai subito, ma sei anche ripartito. Quindi poi Mkhitaryan firma la doppietta, Çalhanoğlu calcia il rigore per il 4-1, quindi doppietta Mkhitaryan, gol di Thuram, gol di Çalhanoğlu sul rigore, Frattesi la chiude, nel mezzo il gol di Leao.
oggi bravissima la squadra, bravissimo anche Inzaghi che ha saputo leggere i momenti. Hai detto benissimo, era proprio l'ultima cosa che rimaneva e l'abbiamo vissuta tra l'altro in una gara difficile, contro un Milan nel derby, e quindi questo vale ancora forse un pochino di più. Io adesso poi, vabbè, a parte l'euforia della situazione, non voglio, diciamo, esaltarmi fino in fondo, nel senso che comunque arriveranno anche i momenti di difficoltà, senza dubbio, però questa partita qui, che era il culmine di un inizio molto positivo, ci dimostra che davvero l'Inter, forse mai come quest'anno, perlomeno nell'era Inzaghi, ha gli strumenti per fare un risultato importante anche in campionato. Dipenderà da tantissimi fattori, dipenderà dalla fortuna, anche dal percorso nelle coppe, eccetera, però la rosa è costruita in maniera efficace da questo punto di vista. Non a caso, tra l'altro segnalo, tu eri stato molto, diciamo, avevi visto lungo nel momento dei cambi, che avevi detto subito sono entrati bene, l'Inter fa i cambi al 64esimo e dal 69esimo in poi comincia la festa con cui si chiude la partita. Magari è un caso, magari no, però sta di fatto che anche questo è un segnale. E ancora nel motore dobbiamo inserire Pavard, dobbiamo inserire Sanchez e dobbiamo inserire per certi versi anche Quadrado. Quindi, cioè, sono in difficoltà nel trovare cose da dover correggere, cioè non ci sono. No, tante cose positive. Io ho avuto un'impressione, tu hai spesso citato, Simo, in questo avvio di stagione, la motivazione di Inzaghi, che sembra anche più carico nell'esultare nei vari commenti. Inzaghi, per me, sta lanciando dei segnali in termini di salto di qualità veramente molto interessanti in questo momento e quindi ci sono solo note positive da sottolineare per questo punto, per quello che abbiamo visto fino ad ora. Una piccola cosa però volevo segnalarla adesso al di là del tifo, poi dopo più a freddo faremo la nostra analisi tattica, faremo tutto diciamo in maniera più approfondita. Do atto al Milan che non verrebbe, cioè, lo dico un po' col sorriso visto il risultato, però è un Milan che ha aggiunto qualità, alternative di gioco, più peso anche a centrocampo. Questo secondo me però non fa altro che aggiungere poi, sponda nostra, ulteriori meriti a questa Inter. Per me i momenti di difficoltà all'interno di questa partita ci sono stati anche perché questo Milan è più forte, quindi io lo terrò sempre d'occhio ed è una squadra che per me ha aggiunto varie cose rispetto alla scorsa stagione e che farà un percorso interessante. Questo quindi dal mio punto di vista dà ulteriore merito e soddisfazione nei miei confronti. Se vogliamo parlare dei singoli, Simo, Mkhitaryan migliore in campo direi senza alcun tipo di dubbio e Thuram a ruota. Anche Lautaro. Sono molto contento che ci sia ancora Mkhitaryan, ragazzi, perché davvero è un giocatore completissimo e ripeto, era forte già prima, non è che lo scopriamo adesso che è all'Inter, però in questo momento io di centrocampisti forti come lui in Serie A non ne vedo tanti. Cioè, completi anche per quello che dà, con la continuità con cui dà il suo apporto in campo. Io l'anno scorso mi aspettavo qualcosa di più anche in termini di gol e di assist da Miki e credo e spero che possa crescere anche in questo senso, però la qualità che mette, la lettura che dà delle situazioni e lo status di giocatore che è anche in Champions League, lo vedremo, secondo me sono veramente unici in questa rosa e oggi l'ha dimostrato. Thuram, non lo so, vorrei sapere cosa ne pensano gli amici delle amichevoli di luglio, perché davvero, cioè, o è un altro giocatore, è il fratello gemello di Thuram che ha chiuso quello dell'estate in uno sgabuzzino, altrimenti c'è qualcosa che non mi quadra. Perché in 3 partite, Monza, Cagliari, Fiorentina, Milan, in 4 partite ha migliorato l'intesa con Lautaro, la lettura dei movimenti in questo ruolo, la capacità di fare assist, di fare gol e di incidere. Oggi ha fatto la prima mezz'ora dove 2 o 3 scatti in profondità i centrali del Milan non l'ha neanche visto, gli prendevano la targa, e il gol è una roba veramente per pochi, ma veramente per pochi. Alzo le mani, ripeto, lascio la parola a chi già prevedeva scenari infausti, non lo so. E a proposito di scenari infausti, Simo, secondo me troveremo chi farà la polemica su Lautaro che chiede per favore fammi calciare il rigore a Çalhanoğlu non glielo fa battere. Io qui, sinceramente, io sono super pro Lautaro, sempre,
lo difendo sempre, però qui Cialanoglu ha fatto bene e sono contento che non l'abbia fatto battere, perché mi sono battuto dal primo giorno di Inzaghi nel dire ci deve essere una gerarchia per i rigoristi, deve essere quella e non deve cambiare. Così è stato ed è giusto così, nonostante Lautaro oggi abbia fatto per me una grande partita, davvero una grande partita, e meritava anche un riconoscimento in termini di gol. E poi anche su Barella il fatto che venga sostituito per me è un segnale di coraggio che condivido comunque, perché ad Inzaghi chiedevo anche questo, di prendere delle decisioni anche impopolari e difficili. Togliere Barella non è una cosa semplice. Mkhitaryan stava andando meglio e lo si è visto anche dopo. Cialanoglu non potevi toglierlo secondo me in quel momento a livello di equilibratore per quello che ti faceva davanti alla difesa, pur non avendo brillato. Frattesi è entrato con un mordente che inviterà Barella a tirar fuori ancora qualcosa in più nelle prossime giornate. Quindi tutto giusto, oggi Inzaghi non ha sbagliato praticamente nulla, è stata un'Inter perfetta, un Inter che ci incoraggia molto. Non aggiungerei altro perché poi andremo sulle pagelle e andremo sull'analisi tattica in un altro contenuto. L'unica cosa forse... no, vabbè, dai. No, ci siamo. Non so se vorranno mischiare le squadre, dicevamo la prossima volta, però non esageriamo. Va bene, dimmi tu Simo, chiudiamo qui la clip allora. Chiudi. Chiudiamo qui la clip. Nei commenti fateci sapere chi è stato per voi il migliore in campo, che voto avete dato, poi troverete le pagelle a parte. E vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, iscrivetevi subito e non perdetevi neanche uno dei nostri contenuti.